Buon pomeriggio, buona domenica a tutti i nostri videospettatori, a tutti i nostri tifosi e ai giornalisti per questa puntata speciale di Casalupo, puntata che ospiterà la conferenza stampa del patron Mario Giosuè e del nuovo socio Matt Rizzetta, che saluto. Ciao Mario. Buonasera a tutti. Ed eccolo Matt Rizzetta pronto già a rispondere sicuramente alle tante domande di giornalisti e anche dei tifosi successivamente. È una conferenza stampa, quindi daremo certamente precedenza alle domande dei giornalisti. I giornalisti potranno collegarsi con noi in diretta con Casalupo. Chiediamo semplicemente la cortesia di riassumere un po' quelle che sono le domande in un unico intervento, così poi da lasciare spazio agli altri colleghi che successivamente saranno quindi aggiunti a Casalupo, quindi sarete in attesa nel frattempo che finisce un collegamento e ne inizierà un altro. E al fianco a me anche Andrea Zita. Ciao Andrea. Buonasera Mario e a Matt, benvenuti a questa puntata speciale di Casalupo. Vi ricordo, come ha detto Andrea, giustamente daremo prima spazio alle domande dei giornalisti per poi dare spazio a quelle che saranno le domande più interessanti dei tifosi. Quindi per quanto riguarda i tifosi potete scrivere nei commenti sotto il video e manderemo le domande in sovraimpressione. E ovviamente lo stesso vale anche per i giornalisti che non hanno la possibilità o comunque preferiscono inoltrare domande attraverso i nostri canali social, Facebook e YouTube. Anche per i giornalisti quindi vale la stessa regola, si scrive all'interno del commento la domanda presentandosi con la redazione di riferimento e la gireremo noi appunto al patron e a Matt Rizzetta. Io direi di cominciare subito e allora Mario, la parola a te. Grazie Andrea, buonasera a tutti. So che siamo in tanti in questo momento, c'è sicuramente molta gente che ci sta ascoltando, tifosi, giornalisti. Sono orgoglioso, sono felice, ma devo essere sincero, soprattutto sono emozionato di poter far parte di questa giornata così storica per Campobasso e per il Molise. È sicuramente una giornata che segnerà quello che è il futuro di questo club, perché siamo arrivati a qualcosa di importante. Il Campobasso entra a far parte sicuramente di una stretta cerchia di club calcistici italiani che in questo momento sono anche di proprietà di imprenditori americani. Parliamo della Fiorentina, parliamo della Roma, parliamo del Parma, probabilmente a brevissimo potremmo parlare anche
anche del Catania, anche se ancora non è diventata definitiva ufficiale. E Campobasso entra, come dicevo, a far parte di una strettissima cerchia di questi club così importanti. E vorrei ricordare quello che è successo un paio di anni fa col nostro arrivo. Quando sono arrivato io 2 anni fa, questo era un club che, possiamo dirlo, penso che sia ormai a conoscenza di tutti. Era un club che non voleva nessuno, l'abbiamo preso un giorno, a poche ore dal fallimento, quindi era un club che aveva perso completamente l'appeal, l'interesse, le proprietà passate prima avevano devastato tutto quella che era stata una storia gloriosa di una città e di una regione importante. Da qui siamo ripartiti, abbiamo lavorato molto, abbiamo dormito poco, abbiamo pensato a produrre. Abbiamo fatto tutto questo in 28 mesi, sembra che siano passati 100 anni, sembra che sia passato un secolo, ma effettivamente se ci guardiamo indietro, i mesi che abbiamo passato insieme poi non sono così tanti, e quindi per quello sono veramente emozionato di aver potuto partecipare e lavorare per il bene di questo club in questi mesi. Il nostro impegno continuerà, aumenterà, e abbiamo sfruttato questi mesi per cercare di portare il club ad avere un'immagine non solo più che nazionale, ma anche internazionale. Era il nostro obiettivo sin dal primo giorno, avevamo bisogno di costruire le fondamenta per poter pensare di proiettarci in un mercato internazionale, e ci siamo riusciti. Matt è un imprenditore importante, è una persona conosciuta, è una persona che ha a disposizione la possibilità di investire quelle che sono le sue finanze, la sua esperienza all'interno del club. Matt poi lo dirà lui, quindi come dire, anticipo forse un pezzo del suo discorso, ma avrebbe potuto investire in molti club italiani ed europei, ma ha scelto Campobasso non solo perché noi abbiamo fatto un buon lavoro in questi 28 mesi, ma ha scelto Campobasso perché ha visto quello che abbiamo visto noi 28 mesi fa, ha visto un club con una storia gloriosa, come già detto, ma con un futuro veramente roseo, ed è questo quello che ci ha sicuramente accomunato nella scelta di poter investire insieme in questo club. Quello che abbiamo trovato noi, come dicevo prima, era desolazione più totale, tranne una cosa molto, molto importante e che ci ha portato fino qui ad oggi: la passione dei tifosi, la voglia dei tifosi di vedere calcio vero, di tornare a vedere il calcio vero che voi avete già avuto l'opportunità di vedere con i vostri occhi. Quindi, come dicevo, quello che ci ha accomunato è, oltre alla storia e al glorioso passato, un futuro che secondo noi Campobasso può sicuramente avere. Il percorso di una trattativa così importante, una trattativa internazionale, è fatta da vari attori, quindi il merito certo non è solo di Mario Gesuè, che sicuramente ha avuto un'incidenza in questo, ma è fatto anche da altre persone. So che anche Matt dopo farà dei ringraziamenti, ma vorrei anticipare ringraziando chi ha lavorato insieme a me su questa trattativa importante, tutto il mio team che da Londra mi ha supportato nel comunicare, nel presentare una due diligence, nel presentare dei rapporti a quello che era lo staff di Matt negli Stati Uniti. Vorrei ringraziare il nostro team italiano invece anche ha lavorato su questo, ma soprattutto vorrei ringraziare il nostro amministratore delegato Raffaele De Francesco, che con pazienza, con come dire, serietà sta portando avanti il lavoro che la proprietà ha indicato, la strada che aveva indicato. Quindi ripeto, se oggi siamo qui, il merito non è certo solo mio, non me lo prenderò mai da solo, ma è un merito che dobbiamo condividere tutti, dalla piazza, perché se un investitore così importante si avvicina a Campobasso è perché c'è una piazza che sa di calcio, che vuole fare calcio,
e perché intorno a me ho avuto fino ad oggi un team di professionisti seri che hanno saputo portare sul territorio quella che era l'idea che avevamo scritto su un business plan. Tutto questo è stato fatto in un momento difficile, perché in questi 28 mesi, purtroppo gli ultimi 10 quasi, li abbiamo vissuti chiusi nelle nostre case, con poco calcio, e questo sicuramente ha rallentato il nostro percorso di crescita, ma l'ha rallentato solo da un punto di vista di calcio, di campo, non certo da un punto di vista di business e di crescita del valore del brand. Siamo all'inizio sicuramente di un'epoca e di un'era nuova. Questo è il momento di, come dire, gioire per quello che sta succedendo oggi, ma ripartire da domani con la voglia di continuare a lavorare come abbiamo fatto nei nostri primi 28 mesi insieme. Così dovremmo farli per altrettanti e speriamo veramente per molti altri anni. Voglio lasciare la parola adesso a Matt. Con Matt il feeling è stato abbastanza immediato, anche se poi, come tutte le trattative in cui si parla di soldi, si parla di aspetti importanti, ci vuole il tempo per poter trovare il giusto accordo. Però, ripeto, abbiamo da subito visto, ci siamo resi conto che avevamo una visione del business molto, molto simile, e quindi sono contento che da oggi di avere al mio fianco un imprenditore e un uomo di questo calibro, a cui lascio la parola, che sicuramente avrà modo di sapersi presentare nella maniera corretta. A te, Matt. Mario, grazie per le tue parole bellissime, di quali sono pienamente d'accordo. Anch'io non ho dormito molto negli ultimi mesi e prometto alla piazza che non dormirò tanto nemmeno negli anni successivi, perché abbiamo tanto da fare e tante cose davanti a noi per fare per la piazza. Allora, innanzitutto mi dovete perdonare anticipamente se sbaglio qualche parola, ma anche se il mio italiano non è al massimo, per me è fondamentale parlare, diciamo, nella stessa lingua con la gente con cui rappresenterò e per cui combatterò. Veramente vi ringrazio per essere venuti qui in modo virtuale quest'oggi per partecipare a questa conferenza. Spero che vi state passando una buona domenica. Non vedo l'ora di conoscervi in persona al Romagnoli. Allora, io vorrei fare qualche dichiarazione, ma prima volevo solo ringraziare qualche persona sia qui a New York che in Italia. Innanzitutto voglio ringraziare e salutare mia famiglia, incominciando ovviamente con mia moglie Daniela, le mie 3 figlie Viviana, Valentina e Simona, anche i miei suoceri, i miei genitori, il mio cognato Cosimo, anche lui è molto, molto entusiasta di questa avventura. Ma mia moglie in particolare mi ha sopportato sin dall'inizio, e veramente era lei che ha fatto tanti sacrifici per la nostra famiglia attraverso il mio viaggio imprenditoriale negli ultimi decenni. Lei veramente mi ha permesso di fare questo passo avanti con il Campobasso, anche rifiutando altre cose di lusso, diciamo, per se stessa, sempre perché lei sapeva l'importanza personale di questo mio traguardo. Devo dare un ringraziamento enorme anche alla dirigenza, ovviamente Mario in primis, per avermi dato questa opportunità di entrare da socio, che è veramente un piacere e un onore per me. È chiaro che questa è una dirigenza spettacolare che gestisce la società, diciamo, in una maniera molto professionale, e sono veramente dedicate al loro impegno sia per la squadra sia per la regione. Io ho già iniziato a collaborare con qualche dirigente come Raffaele Di Francesco e mi è chiaro che saremo un grandissimo team tutti insieme. Vorrei fare anche qualche ringraziamento al mio team qui in azienda a New York, che lavorano sodo e mi hanno messo in posizione di entrare, scusami, di entrare da socio. C'erano anche
anche molte persone in aziende che mi hanno sopportato e anche si sono coinvolti in questa trattativa, come il nostro nuovo neo CEO Daniela. Ciao Daniela. Il nostro CEO John, I know you don't speak Italian, but I'm saying good things about you right now. Il nostro CFO Jim Morris, ma in realtà tutto il mio team mi ha aiutato molto, sì, ma sono troppi veramente i nomi da citare. Sono veramente onorato di fare questo passo avanti. Devo ringraziare anche il nostro avvocato in Italia, Simone Calzola, nonché tutti i commercialisti che hanno svolto un buonissimo lavoro, secondo me, per mettermi in posizione di chiudere questa trattativa. E finalmente vorrei ringraziare il grandissimo Nicola Cirincione che presenterò a voi tra un po', perché anche lui sta vicino a me quest'oggi. Lui si assumerà il ruolo di direttore responsabile Nord America per il club e lui mi affiancherà in questa bellissima avventura. Per quanto riguarda Nicola, non è che voglio imbarazzare lui, ma lui sta già, non è nemmeno sul libro paga ancora, ma sta già lavorando come un pazzo, sempre per il bene del club, e sta facendo cose straordinarie. Nicola sta con me anche, come ho detto prima, per questa conferenza e sono veramente entusiasta di presentarlo a voi. Allora, con questa andiamo, o meglio come diciamo, non come dite, ma come diciamo da oggi in poi in molese, Yammabel. È veramente per me un onore rappresentare questa bellissima piazza, Campobasso. Non solo Campobasso, ma anche tutto il Molese, tutti i molisani sparsi nel mondo. Per me questo non è soltanto un impegno sportivo oppure un impegno economico, ma anche un impegno per me sociale e culturale, visto che noi porteremo avanti il nome del Molise e di tutti i molisani sparsi nel mondo ad un livello globale. Mi è chiaro che i molisani sono un popolo caloroso, accogliente e unito. Tutto questo per me era importante, specialmente nel mondo in cui viviamo di quest'oggi, con troppa incertezza e divisione dappertutto. Voglio essere molto chiaro che io sono molto onorato di rappresentare il club e sono infinitamente innamorato della gente molisana. Io ho già ricevuto una marea di messaggi e di benvenuti, anche quelli che, per dire la verità, mi hanno commosso per vedere l'attaccamento della piazza, non solo alla squadra, ma anche alla regione. E tutto questo ha veramente affermato tutto quello che francamente io lo sapevo già prima, cioè che io ho fatto la scelta giusta, ho scelto la piazza giusta per fare questo passo avanti e questa avventura. Benissimo. E anche i motivi per il mio ingresso ne sono tre. Ve li dico e poi passo il microfono a Mario per aprire qualche domanda sempre da voi. Il primo motivo era veramente un motivo di sentimento, diciamo, e di come si dice, nostalgia, perché voi dovete capire che per me oggi è il coronamento di un sogno di cui ho avuto sin dalla mia infanzia, sedendomi accanto al mio nonno, guardare il calcio sulla TV, a quell'epoca sulla Rai con il segnale un po' storto, diciamo. E veramente per questo mi sono commosso. Anche sono molto legato ai miei genitori, mio padre e mia madre, ma il mio amore calcistico è nato veramente con mio nonno. E anche se non sono molisano, mi subito sentivo a casa qui. C'è un calore, una passione, uno spirito di sacrifici che mi ricorda i miei nonni e tutti i sacrifici che hanno fatto sempre per me. E anche se sono di un'altra provincia che è molto vicino al Molise, mi sono subito reso conto che quella è casa mia. Il dialetto, la cucina, la ospitalità, tutte cose così come questo che mi hanno fatto sentire proprio a casa.
Allora, il secondo motivo era il lato gestionale. Io ho avuto il piacere di conoscere Mario per qualche mese ormai e mi sono subito reso conto che lui non è un presidente come tanti altri. Lui è un presidente eccezionale. Come ogni trattativa, la prima cosa che devi valutare è l'operatore, quello che gestisce l'azienda. E mi sono subito reso conto che Mario non era un presidente, come detto, come tanti altri. Lui ha una buonissima vision, buonissima visione, anche una disciplina, diciamo, che è assolutamente importantissima e necessaria per gestire un'azienda di oggi. E poi c'è la squadra che non ha perso per più di un anno, che è merito di una leadership che è molto speciale, incominciando ovviamente con Mr. Cudini e Mr. Mandragora, che hanno sudato per mettere a disposizione una squadra non buona, perché per dire la verità la parola buona non è quella giusta, ma io direi è una squadra spettacolare, se posso dirlo, sì, quella è la parola giusta. Allora, poi il terzo e l'ultimo motivo per il mio ingresso era veramente la potenzialità della piazza. Io vedo il Campobasso non come una squadra calcistica, ma io lo vedo come una piattaforma. Vedo come una piattaforma che è pronta per una grandissima crescita e anche è pronto di essere coltivato, diciamo, ad un livello globale. In questa regione, secondo me, abbiamo tutto. Abbiamo la cultura, abbiamo la bellezza, abbiamo la natura, la storia, abbiamo veramente la cucina, abbiamo sia la montagna che la spiaggia. Secondo me abbiamo tutte le carte per fare qualcosa di speciale, ma soprattutto abbiamo un'intera regione unita che sta spingendo nella stessa direzione, sullo stesso traguardo. Senza ostilità, senza rivalità, senza niente invidia, solo cose buone e inclusive, e per me non è roba da poco. E poi in chiusura ripeto che io sono veramente onorato e grato, veramente gratissimo per questa opportunità che mi avete dato. Non mi piace fare promesse, quindi le promesse non mai le farò, almeno pubblicamente, ma l'unica promessa che farò in questa conferenza è che io lavoreremo sodo qui con Nicola, con tutto il team in Italia, qui in America pure. Lavoreremo sodo, combatteremo sempre nella stessa direzione, per lo stesso traguardo, sempre per il bene della piazza e del popolo molisano. Ho capito che c'è qualche slogan che dice che il Molise non esiste, ma io veramente di questo slogan non mi importa, non mi frega veramente. L'importante per me è che il Molise esiste per noi e per tutti quelli che ci seguiranno nel nostro percorso che abbiamo davanti, che secondo me, e di nuovo senza fare promesse, penso che sarà un percorso veramente degno della gente con cui rappresenterò. Con questo passo il microfono a Mario e sono sempre alla vostra disposizione se avete qualche domanda. Vi ringrazio nuovamente per questa opportunità, di cuore. Vai Andrea, prendi tu pure la parola. Grazie Matt. Le domande adesso verranno fatte dai giornalisti, ne siete tanti collegati con noi e partiamo con un ordine cronologico di accesso alla piattaforma con Gianni Bruno Telemolise. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti, buonasera all'amministratore Mario Giosuè e al nuovo socio Matt Rizzetta. Allora, hanno colpito le parole sia di Mario Giosuè che del nuovo socio. È possibile sapere diciamo l'impegno, anche le quote del nuovo ingresso societario rosso-blu, del nuovo socio? Allora diciamo che... Prego. Scusa Gianni, stavi finendo la domanda? No, dicevo, oppure sono troppo indiscreto se chiediamo questo.
Allora, tanto tra poco, come dire, diventerà pubblico, però il desiderio sicuramente di Matt è quello di salire almeno fino ad un 30% all'interno del club. Ok. Volevo fare una considerazione con mister Matt Rizzetta, insomma è stato davvero molto esaustivo nello spiegare le ragioni del suo ingresso nel Campobasso, e diciamo che credo davvero pochissimi club di Serie D attualmente possano vantare una proprietà americana, anzi credo soltanto il Campobasso, perché lei sono state citate la Roma, il Parma, la Fiorentina, insomma c'è un orientamento della finanza statunitense verso il calcio italiano, ma per società di Serie D credo sia davvero un caso esclusivo questo del Campobasso, e fa piacere alla stampa e alla piazza rossoblù. No, mi fa piacere a me e Gianni, è piacere conoscerla. Per me, come ha detto lei, giustissima, questo non è soltanto un investimento fiscale, ovviamente io devo guardare sul lato fiscale, ma è più un impegno culturale, un impegno sociale, come ogni trattativa, ogni ingresso calcistico devi vedere al di là della realtà della categoria. Io e Mario ci siamo capiti sin dall'inizio che, a prescindere dalla categoria, questa è una piazza, secondo me, veramente che è pronta per una crescita importantissima, e potremo andare lontano. E per questo era veramente un motivo importantissimo per il mio ingresso. Grazie. Grazie Gianni. La parola adesso, il collegamento lo trasferiamo a Terra SP, Gennaro Ventresca, se è in linea, se ci sente. Ciao Gennaro, buonasera. Buonasera caro Super Mario, e buonasera al nuovo socio che abbracciamo affettuosamente e con grande fierezza lo accogliamo tra le nostre braccia calcistiche e sociali. Caro Mario Giosuè, ma lei è un autentico diavolo, riesce in tante cose che noi neanche lontanamente avremmo immaginato. E poi c'è da dire che ci sta consegnando adesso sugli schermi, ma mi auguro prestissimo anche fisicamente, una persona simpatica, che sembra un italiano nato e cresciuto e invece è all'altra parte. E al tempo stesso, e chiudo, praticamente sta mettendo su una multinazionale. Siamo orgogliosi, siamo fieri, e ancora una volta la ringraziamo, e ringraziamo Matt Rizzetta soprattutto per il suo spirito giulivo e ottimistico in questo momento di gravissima crisi mondiale, santistica e soprattutto economica. Lei ci sta dando un raggio di sole in una giornata buia e tempestosa. Grazie Gennaro. Grazie. E Gennaro, tu quando vieni a New York ti do qualche perre per te, perché ho visto la tua programma con le perre ogni volta che segniamo. Grazie, sono ancora più fiero di sapere che quella mia trovata è stata accolta così simpaticamente non solo dai tifosi locali, ma è arrivata fino a New York. Bravo Gennaro, veramente non era Mario che mi ha convinto di entrare, era veramente te che mi ha convinto con la tua passione, veramente. Gennaro, ti ringrazio. Sono io orgoglioso nel rappresentare il popolo molisano in questi mesi. Ripeto, sono sempre stata una persona poi che ha promesso poco, probabilmente si è anche sbottonato poco in questi mesi, ma ha lavorato tanto. Questo però non vuol dire che a differenza magari di altri che esternano i propri sentimenti in maniera più regolare, più passionale rispetto a quello che magari posso fare io,
Io sento l'amore del popolo molisano, sento la responsabilità e la voglia di far crescere il brand Campobasso nel mondo. Ripeto, era l'obiettivo che avevamo dal primo giorno, però avevamo trovato una situazione talmente tanto drammatica e rovinata che avevamo bisogno di ricostruire le fondamenta prima di poter pensare agli step successivi. Quindi abbiamo ricostruito e adesso stiamo pensando a definire la strategia in maniera diretta. Quindi l'ingresso di Matt è sicuramente uno step importante per tutti noi. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, non abbiamo ancora fatto nulla perché è la brutta notizia che siamo ancora in Serie D e quindi abbiamo ancora tantissima strada da fare. Quindi tutti uniti, così dobbiamo rimanere e così dobbiamo continuare a lavorare. Ecco. Ciao Super Mario e ciao Super Matt, che sono convinto che verrà accolto anche lui con un Grazie, superlativo. Gennaro. Grazie, Buona grazie. continuazione, io sono in onda fra qualche minuto, vi abbraccio e vi ringrazio. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie Gennaro, e intanto vediamo se ci sono altri collegamenti sempre in diretta, altrimenti giriamo immediatamente la domanda scritta da Leandro Lombardi, Quotidiano del Molise. Andrea. Sì, c'è una domanda dal quotidiano del Molise, quotidianomolise.it, Leandro Lombardi, che vuole chiedere al presidente e ai vertici societari se lo stadio di proprietà rientra tra gli obiettivi ambiziosi e futuri di questa società. Step by step, direbbe un americano probabilmente in questo momento, però ce l'abbiamo di là, però lo anticipo. Allora, ripeto, è inutile che corriamo, anticipiamo i tempi, non ce n'è bisogno. È normale che allora, quando parliamo di stato di proprietà parliamo di una cosa che in Italia oggi hanno 2 o / 3 club, sì, 3 club, quindi stiamo parlando di qualcosa di unico. Non possiamo dire sì, vogliamo lo stadio di proprietà perché, come dire, ripeto, è una cosa molto, molto seria e importante ed è inutile buttare fumo in faccia ai tifosi. Ci sono altre cose, secondo noi, prima che vanno fatte, prima di poter arrivare anche solo a pensare allo stadio di proprietà. Oggi lo stadio, dobbiamo essere contenti che abbiamo le amministrazioni che hanno lavorato al nostro fianco, e questo sempre tornando sullo stesso discorso del remare tutti dalla stessa parte. Si è visto un comune e una regione che si sono messi a completa disposizione. Non dimentichiamolo che noi quest'estate abbiamo fatto i lavori, eravamo l'unico club in Italia che ha avuto la possibilità di fare i lavori grazie al comune e alla regione per poter portare lo stadio adeguato alla Serie C. Tutti gli altri club che sono saliti di categoria sono saliti con delle deroghe. Noi avremmo potuto giocare la Serie C nel nostro stadio senza nessuna deroga. Quindi parliamo di quello che abbiamo oggi, guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo un comune e una regione che stanno lavorando con noi. Lo stadio verrà sicuramente ampliato per i posti a sedere, verrà migliorato nei prossimi mesi, già stiamo lavorando a braccetto con comune e regione, quindi guardiamo questo. Prima facciamo altre cose e poi penseremo alla proprietà dello stadio. Non è prioritaria nei nostri programmi oggi. Benissimo, allora un altro collegamento è per Teleregione, Franco Presutti. Buonasera Franco. Ciao, buonasera a tutti. Saluto a Mario, ovviamente. Buonasera. Saluto. Buonasera. Un benvenuto a Matt e un saluto anche ai ragazzi di Casa Lupo. Consentitemi al volo di fare gli auguri a Nicola Vanzan, oggi è San Nicola, e anche a Nicola Cirincione, saluto anche Nicola. Sarò breve e intanto complimenti per la simpatia a Matt. Io non sono simpatico, quindi. No, vabbè, era scontato. Era scontato. Dicevo a Mario l'altro giorno che io sappia, poi posso anche essere smentito, ma non ci sono, a mio modo di vedere, altri club anche nel professionismo che in questo momento particolare di grosse difficoltà dovute al Covid-19 stanno rilanciando. Quindi questo è un dato importantissimo.
Due domande veloci a Mario, dopo l'ingresso di Flavio Augusto Battista del gruppo Augusta Razio, Levigas, e dopo l'ingresso di Matt, volevo chiederti Mario se ci sono aperture da parte vostra per quanto riguarda la società ad altri ingressi anche nel futuro, e Matt ha già detto tutto praticamente. Sai Matt che posso darti del tu, permettimi. Ci sono tanti italo-americani, non solo negli States, ma in tutto il mondo, che praticamente tanti molisani che hanno dovuto emigrare, che seguono il Campobasso, quindi saranno sicuramente contenti, oltre ai tanti molisani che sono qui in Italia. E a Matt volevo chiedere, abbiamo sentito della sua passione per il calcio, per questo sport che ha ricevuto tra virgolette dal nonno, perché proprio Campobasso, ecco, visto che ci sono tante altre squadre magari anche nel centro-sud che erano piuttosto appetibili, perché proprio Campobasso? Bravo. Mario, tu vuoi andare prima? Sì, vado prima io. Allora, diciamo che su quello che è l'assetto societario sono valutazioni che poi vengono fatte nel percorso. Diciamo che a volte è l'occasione ad aprire eventuali nuovi scenari. Quindi in linea di massima la nostra volontà è quella di continuare su questa strada. Siamo convinti di avere ad oggi una proprietà tra le più forti, però ripeto, le occasioni a volte fanno cambiare magari anche determinate strategie. Un uomo di business come sono io, come Matt, come lo è Flavio, anche lui, come dire, sono sempre aperti ad ascoltare. Questo fa parte del nostro gioco, fa parte del nostro lavoro. Quindi, ripeto, non è né un sì né un no, è eventualmente un'occasione che può farci cambiare solo idea. Al momento abbiamo una proprietà forte, solida, e dobbiamo pensare a questo. Grazie Mario. E per quanto riguarda la piazza, mamma mia, devo andare piano perché i motivi ce ne sono tanti. Allora, in primis, noi abbiamo un'intera regione indietro, diciamo, che ci supportano, come Mario me l'ha spiegato sin dalla il nostro primo colloquio. Veramente dal lato sentimentale il Molise è veramente storia mia, diciamo. Io ho iniziato il mio percorso imprenditoriale a un giovane età di 26-27 anni, senza soldi, senza niente, diciamo. Anche a quell'epoca mia moglie stava aspettando la nostra prima figlia, ormai sono arrivate 3. C'è veramente un lato sentimentale e non mi dispiace dirlo. Io sono veramente sempre stato collegato a scrivere una storia che non è stato scritto già. Io vedo Campobasso come una scrivania che possa essere dipinta in un modo spettacolare, in un modo che tutti noi potremo dipingere tutti insieme. Il Molise, Campobasso, Isernia, i molisani sparsi nel mondo, veramente mi ricordano i miei nonni, mi ricordano la sua storia, tutti i sacrifici che hanno fatto per me. Io anche quando ho parlato con qualche altra società non avevo questo stesso feeling, diciamo. È veramente un feeling che era unicamente molisana, diciamo, e ripeto, sono veramente onorato e fiero di rappresentare questa bellissima piazza, speriamo ad un livello globale negli anni successivi. Grazie Matt, grazie Franco. Grazie. Solo una cosa, Andrea. Sì. Avrei voluto fare una domanda che diciamo è nella mente di tutti i tifosi, cioè gli obiettivi, nel senso che molti sognano il ritorno tra i professionisti in Lega Pro, addirittura alcuni sognano il ritorno in Serie B. Non l'ho fatta perché so che sia Mario che Flavio, credo anche Matt, più che fare proclami vogliono fare i fatti, quindi
fatti e non parole, quindi per questo non ho posto questa domanda. Vi ringrazio ancora e davvero in bocca al lupo a tutti. Grazie, Grazie di nuovo, Grazie. grazie di nuovo. Grazie. E adesso la parola la passo a Franco De Santis per Primo Piano Molise. Buonasera Franco. Buonasera a tutti, buonasera Prez, buonasera e benvenuto, un grosso in bocca al lupo e benvenuto a Matt Rizzetta, al quale chiedo subito, prima parlava di almeno 3 ragioni per le quali è venuto a investire a Campobasso. Ecco, se può entrare più nel dettaglio, un progetto sportivo importante, immaginiamo collegato a un progetto economico altrettanto importante. Se ci può dare magari qualche dettaglio in più di cosa insomma avete in mente per Campobasso nei prossimi anni. Grazie. Certo. Allora io con Mario e anche con Nicola qui in America noi stiamo già lavorando su cose secondo me importantissime. Ovviamente non voglio fare niente promesse, ma per me, se posso dirlo, guardando e valutando il mercato internazionale, specialmente qui al Nord America, è fondamentale la visione della squadra, diciamo, e per questo stiamo già valutando qualche piattaforma dello streaming. C'è anche merchandising che qui in America sarebbe fondamentale per far crescere ed espandere il brand del Campobasso. Io e Mario e Nicola, Raffaele De Francesco, anche il grande Raffaele, noi stiamo già lavorando per fare un rebrand, un tipo nuova linea di merchandising che secondo me sarà molto attraente, diciamo, a questo mercato qui in America. Abbiamo anche un impegno secondo me molto importante, portare avanti il nome del Molise qui in America, e stiamo pensando di fare qualche tour estivo. Sto già pensando a fare un club di Molisano, club del Campobasso qui a New York, e sono queste le cose che stiamo già sotto controllo, diciamo, che ci stiamo già pensando. Ovviamente non voglio fare le promesse, ma sono molto fiducioso che queste cose si avverranno negli mesi successivi. Mario, ho detto benissimo? Sì, giusto, corretto. È normale, se posso Franco rubarti anche io qualche secondo. Grazie, sì. Il desiderio è quello. Noi abbiamo nella nostra mente, sulle nostre scrivanie, abbiamo studiato come si stanno comportando i club, i più grandi club nel mondo. È vero che siamo un po' lontani, però è giusto che un imprenditore abbia come obiettivo i migliori da poter seguire, anche se in questo momento siamo in quarta serie e non certo stiamo facendo la Champions League. Però dobbiamo aumentare i ricavi, dobbiamo rendere il club più forte, dobbiamo aumentare la fan base, dobbiamo espandere il brand e aumentarne il valore, perché ormai la storia economica del mondo e la storia economica del calcio oggi ci insegna che i risultati sportivi sono molto rapportati ai risultati economici, e molto spesso il risultato sportivo arriva dopo un'ottima gestione economica del club. Quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare per portare il valore del brand in alto, aumentare i ricavi, e di conseguenza siamo convinti che anche il percorso calcistico seguirà questo aumento quindi di ricchezza e di valore all'interno del club. Non dimentichiamoci, e forse ogni tanto rischiamo anche di sottovalutarlo, e l'ho già detto prima, solo il Covid ha potuto fermare una ascesa che il club Campobasso stava avendo lo scorso anno. È più di un anno che non perdiamo una partita, sono più di 22-23 partite, adesso potrei sbagliarmi sul numero preciso, che non perdiamo. Vuol dire, anche da un punto di vista tecnico era già stato fatto un ottimo lavoro, non c'è la volontà di fermarci, ma le due anime dell'azienda devono camminare in maniera distinta: uno sviluppo economico del club e uno sviluppo sportivo del club. Esatto. E Franco, anche se posso aggiungere un'altra cosa che ho dimenticato prima,
è ovvio che riguarda la domanda, il discorso capitale e economico, è ovvio che io cercherò di aprire qualche porta ad altri investitori qui, ma io e Mario ci siamo già sentiti e siamo pienamente d'accordo che è solo una questione di timing, diciamo. Noi in questo momento stiamo facendo una cosa grande. Io penso che abbiamo molto potenzialità in questo mercato, anche da un punto di vista economico, e al momento giusto valuteremo insieme quella cosa pure. Perfetto, allora con Franco che saluto. Grazie mille. Franco, speriamo di vederci presto allo stadio tutti quanti. Speriamo prestissimo, già appunto molto probabilmente domenica 13, ma sicuramente avremo modo di parlarne, soprattutto in questa trasmissione che infatti adesso inizierà. Ringrazio la stampa per la pazienza e soprattutto per la presenza, anche se in forma telematica, alla conferenza stampa. Adesso apriamo un altro capitolo di Casalupo, che è quello proprio dedicato ai tifosi, che avranno quindi la possibilità di fare domande, sicuramente chiedere qualche curiosità. Si è detto praticamente tutto, però noi siamo appunto aperti a qualsiasi considerazione, soprattutto anche per quanto riguarda la piazza, e apriamo quindi questa fase di quest'altra parte di Casalupo, se vogliamo, perché c'è anche una sorpresa dall'America, no? Matt, c'è qualcuno che bisogna presentare in questa situazione? Sì, Nicola, vieni. Allora c'è qualcuno che mi affiancherà, starà molto vicino a me e sta, come detto prima nel mio discorso, che sta già lavorando senza nemmeno entrare ancora sul pago libro. Benissimo, ed è Nicola Cirnicione, direttore sviluppo brand nel Nord America. Ciao Nicola e benvenuto a Casalupo. Sì, e voglio passare il microfono a Nicola per qualche parola. Nicola, benvenuto. Grazie Matteo, grazie a tutti in studio, grazie Presidente Giosuè. Volevo essere velocemente, vi voglio lasciare lo spazio più a questi due mostri del nostro futuro club, di cui Giosuè e Rizzetta, di cui sono molto fiero di lavorare in futuro e rappresentare questo club in questo Nord America. Ecco, Nicola, al momento ovviamente la stampa te la sei risparmiata, ma soltanto per questioni di tempo, e allora sarò io a farti qualche domanda per interagire con noi e soprattutto per presentarti appunto ai tifosi. Sviluppo brand nel Nord America, cosa significa? Lavoreremo per il club sul merchandising, specialmente sullo scouting di nuovi giovani per il futuro del club. Queste sono una delle prime cose che vorremmo cominciare qui in America, che anche sul calcio ci siamo veramente molto avanti di prima. Infatti c'è uno sviluppo appunto negli ultimi anni proprio in America del calcio, insomma campionati sempre più competitivi. Anche lì in America insomma ci si appassiona sempre di più a questo sport, oltre a quelli più ovviamente americani come il baseball, il football americano, il basket. C'è anche spazio per il calcio per appassionare. Si è molto migliorati negli ultimi 5 anni, vedendo anche molti top players nella Premier League e in Germania, veramente giocatori di futuro, quindi siamo veramente felici di questi nuovi giovani americani e di queste nuove leghe che si stanno svolgendo qui in America, perché è molto molto difficile competere con il baseball, con il basket e con l'hockey sul ghiaccio. Quindi siamo veramente entusiasti con il calcio, che veramente sta portando veramente grandissime speranze anche in Europa.
Ecco, quindi insomma tante cose interessanti. Press, se vuoi aggiungere qualcosa a questo tipo di argomento, Sì. proprio dell'attenzione No. dei tifosi, no? Rispetto al calcio che ormai ovviamente appartiene a tutti. No, ma l'ho detto all'inizio, come dire, l'obiettivo dal primo giorno era quella di far diventare il brand Campobasso un brand internazionale, avendo un occhio verso gli Stati Uniti, che, come dire, ho sempre apprezzato per quello che è il modo in cui loro sanno fare business, il modo in cui sanno sviluppare il brand, sanno aumentare il valore, hanno la fortuna di avere una moltiplicazione dei numeri incredibili, dove il lavoro è fatto bene. Quindi, partendo dal presupposto che la nostra volontà è quello di fare un lavoro di qualità, siamo convinti di poter ottenere grandi risultati anche dal mercato statunitense. È normale che l'obiettivo primario è quello di aumentare i numeri da un punto di vista di sponsorizzazioni, merchandising, e che possono portare quindi l'aumento del valore del club, e poi sicuramente essendo lì, essendo presenti, la nostra conoscenza anche del settore calcio direttamente statunitense aumenterà. C'è qualche domanda dai social? Allora Andrea. Sì, si susseguono le domande sullo stadio. Sappiamo quanto i tifosi campobassani siano affezionati a quello che oggi si chiama ancora Romagnoli di Contrada Selvapiana, e in particolare c'è una domanda da Pietro che chiede se è immaginabile uno stadio utilizzabile in tutti i settori. Si parlava di lavori qualche mese fa, non so se Mario ha qualche novità in tal senso. Sicuramente, ripeto, abbiamo già discusso da mesi ormai questa parte con la regione, col comune, tutti, quindi anche regione e comune in questo momento hanno emergenze sanitarie da dover affrontare, quindi capisco, non vogliamo nemmeno essere egoisti in questo momento specifico, ma ci sono priorità all'interno di una regione e all'interno della vita di tutti noi. In questo momento dobbiamo tutti superare questo nemico che è il Covid. Superato questo, gli obiettivi ce li siamo già dati con la regione e il comune, sappiamo dove dobbiamo andare. L'obiettivo è quello di portare lo stadio almeno a oltre 14.000 posti a sedere, avere tutti i settori aperti. Quindi sì, assolutamente questo è l'obiettivo, però è giusto anche che, ripeto, che la regione e il comune in questo momento siano concentrati su cose un pochino più importanti rispetto allo stadio. Ci sono ancora altre domande, intanto che cerchiamo di farle scorrere tutte. Siete davvero numerosissimi e cercheremo comunque di inserirle quasi tutti questi commenti che si susseguono in questa diretta. C'è una domanda particolare proprio sul futuro prossimo, proprio Mario. Sì, c'è Alessandro Di Rienzo che ci riporta un po' indietro nel tempo. Chiede se l'anno prossimo facciamo il tour estivo in America. È dai tempi della Serie B, insomma, che non avviene, che non c'è una partita del Campobasso oltreoceano. Mario o Matt, non so. Vado prima io, così poi lascio andò in Canada. Sì, esatto. Ok, ma allora, tanto ne abbiamo parlato l'ultima volta con Matt, Nicola e Raffaele circa 20 ore fa forse, e quindi il ricordo della risposta è abbastanza fresco. La volontà è quella, sicuramente, ci mancherebbe, diventa per noi oggi target di mercato molto importante gli Stati Uniti, quindi la nostra presenza lì sicuramente ci sarà. Ripeto, però oggi abbiamo un nemico che è il Covid, dobbiamo superarlo. Fatto questo, valuteremo come poter viaggiare, quando poter fare eventuali amichevoli negli Stati Uniti, eventuali presentazioni della squadra. Quindi nella nostra testa, nel nostro piano di cose da fare, di investimento, c'è questo. La volontà di Matt e Nicola è quello di supportarci nell'avere tutte le condizioni ottimali per poter essere presenti lì, però finché non abbiamo certezze su quello che è la crisi sanitaria,
poter viaggiare, poter incontrare le persone, perché andare lì e fare una semplice amichevole dove ci siamo solo noi forse sarebbe poco utile per tutti. Noi eventualmente vogliamo essere lì presenti, farci conoscere, stare in mezzo alla gente, possibilmente in mezzo ai molisani che sono lì nel Nord America, quindi vogliamo essere vicini e presenti, toccarci, quindi dobbiamo aspettare un attimino, vedremo questa crisi sanitaria che tempi ci darà ed eventualmente faremo delle valutazioni, però sì, ci stiamo pensando. E intanto l'abbiamo detto nella scorsa puntata di Casalupo, ma inizieremo anche un viaggio verso quelle comunità nelle quali ci sono appunto tantissimi tifosi del Campobasso. Abbiamo fatto vedere un primo saluto dall'Argentina, ce ne saranno altri, ad esempio dal Venezuela, dal Canada, ma anche dalla Germania, dall'Inghilterra e da New York, perché abbiamo anche tifosi lì che ci sono venuti già a trovare in tempi diciamo non sospetti. Quindi Matt, insomma, qualcuno lì Campobasso già lo conosce, ne sei contento? Sì, come ho detto prima, io ho già Nicola, abbiamo già ricevuto una marea di messaggi tramite social, tramite email, che veramente ci hanno commosso. Io, per dire la verità, io già sapevo prima la connessione, l'atteggiamento del popolo molisano alla squadra, ma non sapevo che era così grande. Non ho ricevuto nemmeno un messaggio di male, era tutti i messaggi calorosi, l'accoglienza che abbiamo ricevuto è veramente stata grandissima da parte di tutti i molisani sparsi nel mondo, e questo, come detto prima, è veramente, mi ha affermato quello che ho saputo già prima, e quello che abbiamo scelto la piazza giusta. Abbiamo scelto la piazza giusta. Nicola, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. Ritornando al discorso che diceva del tour, ben detto il presidente, come ha detto in un primo discorso, step by step, stiamo lavorando duro già da un bel po' di tempo per questo club, per farlo espandersi anche qui in America, quindi troveremo una soluzione per delle amichevoli, però vi promettiamo che ci faremo conoscere bene qui in America. Ed ecco, allora parliamo anche un po' di quello che è la più stretta attualità. Sappiamo che insomma a noi toccherà giocare il prossimo match con quella che sarà la gara di cartello contro il Notaresco, quindi insomma già diciamo come prima partita da soci non è poco, insomma, quindi sarete collegati sicuramente con noi. Sì, certo, come ho detto a Mario, io sono una persona molto competitiva, e vedendoci, mi sono ambientato, diciamo, a vederci sempre in prima classifica. Poi quando ho visto il nome di Campobasso scendere un po', non mi è piaciuto. Ovviamente non è per motivi sul campo, era solamente perché il campionato è fermato per un paio di settimane, ma veramente non vedremo l'ora di prenderci sempre in avanti. Direi un bel test per cominciare questa avventura, un grandissimo test subito domenica. Assolutamente sì. Press, a questo punto la domanda ovviamente la giro anche a te, siamo pronti, insomma si attende questa sfida? Sì, assolutamente, siamo pronti, sì. Siamo stati fermi un po', lo sappiamo tutti, lo sanno anche i nostri avversari, ma abbiamo costruito una storia in queste 24 partite e dobbiamo continuare. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, lo conosciamo tutti, conosciamo noi, lo conosce la squadra, lo conosce il mister. È normale che il campionato non si decide domenica, quindi dobbiamo affrontare la partita con la giusta maturità. Rimane sempre una partita, vale sempre 3 punti come contro chiunque altro, quindi ma non ho dubbi che i ragazzi sul campo si faranno rispettare e lotteranno fino al 95esimo. Su questo non ho nessun dubbio. Sì. E devo aggiungere anche che scherzavo prima, ma io
in realtà sono una persona con una mentalità molto pragmatico, diciamo, e molto logicale. Io so benissimo che il campionato è lunghissimo e io ho pieno fiducia nella squadra e nei nostri mezzi, però io sono anche molto consapevole che il campionato è lunghissimo e non si decide soltanto per una partita. Assolutamente, tra l'altro l'anno scorso ne abbiamo avuto proprio la prova noi da diretti interessati, ovviamente poi non si è concluso, altrimenti probabilmente staremo oggi a parlare anche di altro, quindi campionato lungo, bene che si ricominci e soprattutto ecco, ci sarà la possibilità di vedere le partite del Campobasso, lo ricordiamo ai tifosi che ci seguono, noi già da domenica, se è possibile, attiveremo appunto la diretta a streaming nell'attesa appunto che si possa ripopolare la curva, il nostro stadio di nuovo come prima. Matt, voi sulla comunicazione, anche sulle televisioni, insomma, ne sapete qualcosa? Scusa, come? Nell'ambito della comunicazione, delle televisioni, c'è anche qui un progetto, no, per magari far vedere qualche partita lì. Speriamo, sì, speriamo. Io e Nicola stiamo già sviluppando qualche partnership anche televisiva qui in America che crediamo sarà importantissimo. Speriamo veramente che potremo chiudere negli mesi successivi. Sì, esatto, stiamo lavorando anche su questo punto di vista anche dello streaming, molto importante per tutti i molisani in America che seguono sempre questo amato club. Soprattutto in questo momento è importante anche qui in Italia, Press, insomma, riavvicinare. Ecco, c'è un po' anche quell'idea che non si è parlato tanto di calcio in questo mese e mezzo, non abbiamo più visto un pallone girare, però la piazza Campobassana, appena si avrà la possibilità, insomma, la riprendiamo così come l'abbiamo lasciata con l'Olimpia Agnonese a marzo. Cosa ne pensi? Sì, Andrea, ma tu come dire, fai a me questa domanda, ma sai già bene la risposta, perché tu sei giustamente uno di loro in tutti i sensi, quindi sei nato e cresciuto con il cuore rosso-blu. E ripeto quello che ho detto prima, no? Il motivo per cui oggi io sono qui, Matt è qui, è perché c'è una passione che è stata più forte di tutti i disastri che le proprietà vecchie hanno potuto fare. Cioè, il tifo ha tenuto in vita un club che probabilmente in un altro posto, in un'altra città, sarebbe probabilmente morto definitivamente. Quindi l'applauso va fatto ai tifosi. Io non ho nessun dubbio che alla prima partita possibile ritroveremo quel Romagnoli pieno in ogni posto disponibile, ed è un momento che tutti aspettiamo con ansia. Ma questo Covid finirà, non durerà per sempre, quindi torneremo ad abbracciarci, torneremo a soffrire insieme, a vincere insieme, di questo ne sono convinto. E con questo augurio io inizierò a salutare voi presenti e tutti i tifosi che si sono collegati. Davvero una puntata eccezionale, e anche questo strumento che è Casa Lupo, lo ribadisco, lo evidenzio, è merito di una lungimiranza della società. Noi siamo qui collegati con voi e fino a qualche tempo fa, ve lo assicuro, era un qualcosa di inimmaginabile, quindi anche ma siete stati bravi anche voi, non solo noi, perché sì, le idee vanno sviluppate, se no rimangono su un foglio di carta. Invece voi, l'ho detto qualche tempo fa, avete capito qual era l'obiettivo che volevamo raggiungere, vi siete messi anche voi nel campo con noi, avete lavorato, vi siete sacrificati, lo fate quotidianamente e soprattutto lo fate bene, perché fare una cosa, a farla possono farla in tanti, a farla bene non è invece cosa di tutti, e la qualità del lavoro non dipende da me, dalle mie idee, ma dipende dalle persone che lo sviluppano, e quindi l'applauso va soprattutto a voi. Grazie mille, ovviamente da parte di tutto
lo staff comunicazione quasi. Sì, chiaramente salutiamo anche Marco Moffa e Claudio Mescia, Mescia, sempre dietro le quinte, ma voglio dire, è grande, sempre presenti, grande lavoro dietro. Va benissimo, allora i saluti finali a voi, a partire da Matt e poi Mario, e ovviamente poi ci rivedremo alle prossime puntate. Matt, gli ultimi saluti ai tifosi. Primo, volevo aggiungere che è importante sottolineare che io per la piazza non ho fatto nulla fin qui. Il merito non voglio prendere il merito per qualcosa che non ho guadagnato. Il merito è tutto di Mario, è tutta la dirigenza e voi, ovviamente i giocatori, lo staff tecnico. Io spero solamente che potrei contribuire da oggi in poi, diciamo, e spero veramente, sinceramente, penso che parlo anche per Nicola quando dico che sinceramente vorrei guadagnare il vostro rispetto, la vostra fiducia, e lo so che i fatti parlano, i risultati parlano, e spero veramente che i nostri risultati vi rendono fieri di essere una parte di questa famiglia. E anche in chiusura, anche in inglese, I want to just say hello to all my family in New York, my beautiful wife Daniela, 3 kids, my 3 beautiful daughters Viviana, Valentina and Simona, e abbiamo anche un sacco di gente in Italia e familiari che ci stiamo guardando, e vorrei salutare tutti quanti e darvi un abbraccio e un bacione grandissimo. E li salutiamo anche noi, Nicola. Ok, io vorrei fare un saluto che non ho fatto prima ed è giusto farlo perché per me è molto importante. Voglio salutare i nostri tifosi a Campobasso e nel Molise, sparsi nel mondo, perché senza di loro non esiste calcio. E datemi un'ultima chance, si dice in inglese, di farmi salutare i tanti siciliani, perché sono siciliano, che ci stanno seguendo e che abbiamo dei tifosi e simpatizzanti in futuro che simpatizzeranno questo nuovo club nostro di Campobasso. Grazie a tutti e grazie di averci avuto qui oggi. Buona domenica a tutti. Grazie Nicola, grazie Matt. Soltanto un'ultima cosa, vi ricordiamo l'invito che abbiamo fatto anche giovedì, qualora ci fosse qualcuno in ascolto, qualche tifoso sparso nel mondo, se c'è qualche club rosso-blu che ha voglia di mettersi in contatto con noi, può farlo scrivendoci su Facebook, Instagram, insomma su tutti i nostri canali, e avremo modo di inventarci qualcosa e poi parlarne a Casalupo. Ci vediamo giovedì. Grazie anche ad Andrea. Press, noi speriamo di vederci più presto possibile. Un saluto però ai tifosi, sempre, fa sempre piacere, quindi parola a te per il finale. Grazie Andrea, no, sicuramente il saluto è forte. Dobbiamo essere tutti contenti perché siamo vivi, il club è vivo, abbiamo riportato l'orgoglio molisano al centro della nostra vita. Dobbiamo continuare così. Abbiamo detto tante cose bellissime, ma non dimentichiamoci che siamo ancora in Serie D, dobbiamo ancora correre tanto, non abbiamo fatto nulla, dobbiamo correre, vincere e continuare la strada che abbiamo intrapreso. Quindi questo è quello che voglio dire. So che siete orgogliosi, noi lo siamo di voi, e quindi è un percorso che faremo insieme e durerà ancora molto. Perfetto, allora con questo augurio, con queste parole noi chiudiamo questa trasmissione eccezionale di Casa Lupo. L'appuntamento, ve lo ricordo, è sempre giovedì alle 18, e allora a presto. Sigla.